Ciao a tutti! Oggi vedremo come fare queste bombe da bagno con sorpresa che sono molto adatte in questo periodo, sta per arrivare la festa di San Valentino. Sono molto facili da fare, ci vogliono davvero pochi ingredienti che sono facilmente reperibili al supermercato e ora non ci resta che vedere il procedimento. Quello che ci serve è un misurino di amido di mais, un misurino di sale grosso e 2 misurini di granuli effervescenti che triterò con il tritatutto. Miscelo i 3 ingredienti con un misurino più piccolo. Ora preparo la soluzione che mi servirà per compattare il composto. Mi serve un misurino di olio, un misurino di acqua distillata oppure di acqua, io uso questa alle rose. Se volete potete aggiungere anche qualche goccia del vostro olio essenziale preferito o di quello preferito del vostro fidanzato o fidanzata e colorante rosso. La quantità va a vostra discrezione, nel senso che più colorante utilizzerete più il colore sarà intenso. Attenzione che sono coloranti alimentari ma macchiano la pelle, se ne usate troppo rischiate che poi la persona esca dalla vasca da bagno colorata. Chiudete e agitate per poi iniziare a miscelare la soluzione al composto. Dobbiamo metterne poco per volta, continuando a mescolare in modo che non cominci a frizzare. La consistenza della sabbia bagnata. Se si formano dei grumi molto grossi, cercate di andare a spezzettarli. Man mano che aggiungete la soluzione provate a compattare per vedere se si sbriciola o se rimane insieme. Se si sbriciola dovete continuare ad aggiungere la soluzione preparandone dell'altra se fosse necessario. Facciamo la prova per vedere se ha raggiunto la giusta consistenza. Formiamo una pallina, formiamone un'altra e proviamo ad unirle. Come vedete, se schiaccio si sbriciola, quindi dobbiamo aggiungere ancora un pochino di soluzione al nostro impasto. Quando siamo arrivati a questo punto dobbiamo aggiungerne veramente pochissima per volta, perché se no rischiamo di avere un composto che inizia a frizzare. Se non vi piace questo colore che sembra un po' carne trita, potete decidere di aggiungere del colorante tenuto sempre miscelando nelle stesse proporzioni gli ingredienti di prima, ma utilizzando un altro colore. Io ne avevo già preparato un po' e quindi andrò ad aggiungere il blu per ottenere una tonalità di lilla. Ne aggiungerò proprio un goccio minuscolo perché il composto è quasi pronto. Rifacciamo la prova delle 2 palline per vedere se ora il composto ha la giusta consistenza. Quindi facciamo una pallina, facciamone un'altra, proviamo ad unirle. Come vedete adesso rimangono insieme, il composto non si sbriciola più fra le mani, quindi vuol dire che è pronto. Per fare la bomba da bagno con sorpresa ci servirà un contenitore di questo tipo. Potete usare sia quelli di plastica che servono per fare le palline di Natale che questi contenitori che sono quelli che si trovano nei distributori di giochini per bambini. Iniziamo riempiendone metà, dobbiamo riempire e compattare. Facciamo la stessa cosa con l'altra metà. Dopo aver riempito entrambi, con un cucchiaino formiamo un buco al centro. Questo buco ci servirà per mettere la sorpresa. Ovviamente è a vostra discrezione, deve essere qualcosa di piccolo che può essere contenuto in questo buco. Per i più romantici potrebbe addirittura essere l'anello di fidanzamento. Io metterò dei granuli per rendere ancora più effervescente la bomba da bagno. A questo punto posso andare a chiudere. Dovete schiacciare forte in modo che si compattino le 2 metà della bomba da bagno per poi andare a sformarla. Se vedete che fa fatica a chiudersi, potete aggiungere sul contorno ulteriore composto. Con il composto che mi rimane andrò a creare dei cuori effervescenti utilizzando 2 tipi diversi di stampini per biscotti. Uno è il classico stampino di metallo a forma di cuore e uno è questo di plastica. Prima di tutto devo compattare il composto. L'altezza non dovrà essere eccessiva, io mi limiterò a circa mezzo centimetro perché poi dovrò riuscire agevolmente a tagliarlo con questo tagliabiscotti. Lo taglio
per imprimere la forma. Prima di togliere lo stampino vado a rifilare i bordi. Con questo stampino invece il procedimento sarà diverso, andrò a compattare il composto all'interno, proprio come se questo fosse un coppapasta di quelli che vengono usati in cucina. Le bombe da bagno e i cuori in frigo per qualche tempo si induriranno più in fretta. Chiaramente poi potete dare libero spazio alla vostra fantasia, non solo formare i cuori e le palle da bagno di diverse dimensioni, ma anche utilizzare lo stampo per formare delle semisfere. Potete preparare due composti di colori diversi e poi unirli in modo che rimangano screziati in questo modo, oppure unendo i colori primari per formare altri colori come il viola, l'arancione, eccetera. Per una idea regalo ancora più simpatica potete ricreare dei minion guardando il video precedente nel quale spiegavo come ottenerli. Ora vediamo se la Bombat funziona. Io spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividere il video. Ciao e alla prossima!